I ricordi che io ho della mia infanzia sono molto belli e ho incominciato ad apprezzarli quando sono arrivati in Italia, perché si apprezza quello che si ha soltanto quando lo si lascia o quando lo si perde. Il mio piccolo mondo lo chiamo io, che poi era un grande mondo, perché quello che io ho vissuto là è quello che la Somalia, quello che Mogadiscio in particolare, perché io faccio differenza quando dico Mogadiscio. Mogadiscio aveva questa particolarità del multiculturalismo, essendo una città di mare, ha sempre avuto questa influenza araba, persiana, influenza portoghese, influenza indiana, influenza di italiani, inglesi, i cinesi, quindi è sempre stata una città molto aperta, a differenza delle altre città somale che hanno mantenuto questa matrice. sì, sì, questa matrice proprio. E difatti quando tra di noi ci incontriamo, che si dice Mogadiscio, che la chiamiamo anche Hamar, del Benadir, è particolare, e c'è questa cosa che ci accomuna del fatto di avere questa mentalità molto aperta, un dialetto molto colorito, molte volte si parla e si mescola l'italiano con il dialetto somalo, con l'arabo e diventa un pastrocchio, però ci capiamo, e lì la bellezza, la particolarità di quando uno dice ma da dove sei, di Mogadiscio, allora c'è questa unità che ci fa sentire più vicini, perché è veramente peculiare. Io penso che uno deve averla vissuta per poter dire che cos'era Mogadiscio. I miei genitori sono sepolti in Italia, quindi io dico, abbiamo gente che è nata qui, gente che è stata sepolta qui, quindi questo è il mio paese, cioè, su quello non ho il dubbio io che l'Italia non sia il mio paese, sono gli altri che te lo ricordano se vuoi la verità, io, per me è normale, è casa mia, ho sempre vissuto qua, e l'altro che ti vede più come uno straniero, ti fa delle domande strane e quindi poi molte volte uno si specchia nell'altro, no? E allora dici, ma sono ancora straniera, ma com'è possibile? Non si rendono conto che dopo tutti questi anni è normale non essere più stranieri, solo che la gente qua che non si abitua a vedere persone di altra provenienza che possono essere italiani. E quando ho visto questo paese in guerra, il mio paese, non un altro paese, il mio paese in guerra che avevo lasciato dove ho trascorso gli anni più belli della mia infanzia, avevo paura di perdere tutto. Era come perdere la propria memoria, la propria storia, le proprie radici, perché anche i luoghi fisici venivano bombardati. La parte vecchia della città di Mogadiscio dove siamo cresciuti noi veniva rasa al suolo ed è una sensazione che non auguro a nessuno, è troppo brutto. Ti mancano le parole, non sai cosa dire. E allora incominci a scrivere, scrivi, scrivi di notte perché non riesci a dormire, magari tutta la famiglia dorme, però tu sai che dentro il tuo cuore c'è questa mente che ancora che sta girando per quei luoghi che tu per 20 anni magari sì ti ricordavi. Non sono stata una persona che ha vissuto di nostalgia per 20 anni, ho continuato la mia vita, una persona positiva, invece di colpo mi si è aperto un qualche cosa che neanch'io mi aspettavo dentro di me di avere. E in quel momento ho iniziato a scrivere, ma erano come dei fogli che riempivo, momenti flash. E lì erano pezzi che avevo scritto, quello che provavo dentro scrivevo. Nel frattempo la gente moriva veramente, c'era bisogno di aiuti e vedevo che il governo italiano non si muoveva, c'era la carestia, c'era gente che moriva di fame, bambini che morivano di fame. Questa guerra aveva provocato un disastro e sai, voi sempre che scattano le emergenze, voi che si va ad aiutare perché tu come singolo non riesci a fare niente e quindi ti senti così impotente, allora tutta la frustrazione viene fuori contro tutti. Le persone che hanno il potere di aiutare non aiutano, hanno aspettato gli americani, il governo italiano ha aspettato gli americani che si muovessero prima, mentre l'Italia è quella che è più vicina alla Somalia, è sempre stata più vicina alla Somalia. Se pensi che tutti i nostri politici somali hanno studiato qui alle università italiane, i militari hanno fatto l'accademia militare in Italia, quindi questa cooperazione c'è sempre stata e
quando l'Italia se n'è lavata le mani e mi sono sentita ancora di più come la prima volta che non ci conoscevano, come dire, adesso anche adesso non ci aiutano, non fanno qualche cosa, magari non sarebbe scoppiata questa guerra civile se fossero intervenuti parlando, e se magari si poteva trovare un governo provvisorio, un accordo, invece poi la situazione è stata talmente tirata per le lunghe che è scoppiata la guerra civile, è scoppiata la carestia, la fame, la gente ha cominciato a lasciare le città e c'è stato il caos. E quindi in questo libro, oltre ai miei ricordi belli, veniva fuori anche questa rabbia, questa impotenza alla quale non potevo gridare a nessuno, mica potevo prendere il telefono e chiamare il ministro degli esteri o chissà chi, quindi io scrivevo su questo diario e buttavo giù tutto quello che avevo dentro. Se erano momenti dove avevo nostalgia e momenti che volevo fermare il tempo, quindi dipende dal mio stato d'animo. È così che è andato avanti questo diario, da quello che provavo dentro io. E lì ho scoperto che la scrittura viene fuori in qualsiasi persona nei momenti del dolore. Quando si prova veramente dolore si riesce a scrivere perché è una cosa intima, una cosa che all'inizio mi vergognavo di farlo leggere anche alle altre persone, perché ti metti a nudo, lì non pensi agli altri quando stai scrivendo un diario, ti esponi, sei totalmente esposta proprio alle tue debolezze, tutte sono messe sulla carta, su un foglio. E poi dopo un paio di anni, quando ho saputo che poteva essere una cosa positiva, ho voluto farlo pubblicare, anche perché i libri che erano usciti in quel periodo erano tutti libri di giornalisti che parlavano della guerra, cioè si parlava solo di guerra, non c'era un'immagine bella della Somalia. E questo mi ha fatto star male, mentre le persone che non conoscono la Somalia mi faceva piacere fare conoscere un altro lato della Somalia, che è un paese normale, come tutti i paesi dove la gente collabora, si sta bene, i bambini giocano. E io non è che lo collegavo alla religione, le collegavo più a una cosa, un abito tradizionale, coprirsi i capelli, la testa. Noi quando eravamo giovani non era una cosa che ci era stata anche spiegata se era questione di cultura o se era una questione religiosa. Poi con gli anni io sono cresciuta, sono arrivata in Italia, è normale che quando sei tanto giovane vuoi confonderti tra la gente, non vuoi spiccare, quindi questo lato qui del coprirsi la testa per me era più una cosa culturale, quindi non ho mai neanche approfondita, non ci ho mai pensato. Col passare degli anni sono riuscita poi a capire che cosa rappresentava il hijab. Per me essere musulmani era fare il Ramadan, pregare, ma non era tanto il coprirsi con il velo, la testa, era basato più nella mia concezione come una cosa più culturale. Poi con gli anni che sono venuta a conoscenza, che ho cercato di approfondire, leggere il Corano e capire meglio la mia religione perché secondo me ognuno di noi quando nasce in una famiglia che sia ebreo, cristiano o musulmano non andiamo ad approfondire la nostra religione, fa parte di noi, della nostra cultura, del nostro modo di essere e facciamo certe cose per abitudine o perché vogliamo seguire. Invece poi è stata una scelta, ho voluto conoscere di più, sapere di più e con la conoscenza arrivano i cambiamenti, anche in una persona arriva la maturazione, la crescita, la riflessione, la introspezione e ho capito per me di portarlo per un obbligo religioso e quindi è stata una mia scelta questa di portare il hijab, di coprirmi. Purtroppo oggi invece è visto come un fondamentalismo, come un estremismo o come addirittura la donna che si sottomette e che non ha nessun diritto, una donna che viene quasi annullata, cancellata, che non ha un cervello con cui pensare, che non può fare niente con il hijab. Invece effettivamente non è così. Il hijab ti dà la possibilità di coprirti, di essere te stessa per quello che sei, non per competere con la tua bellezza o con il tuo corpo, ma toglie quello dall'equazione, diciamo, no? E ti vede come sei tu. Sei più sul mirino te come persona e quello che rappresenti dentro di te è la tua testa che ragiona, non il tuo corpo.
Il prossimo sarà il mio primo romanzo, il prossimo mio scritto, e parlerà sempre della Somalia, non è autobiografico, è un romanzo e vorrei toccare appunto il periodo dell'amministrazione fiduciaria italiana che parte dagli anni 50 agli anni 60, il periodo in cui sono nati più meticci, che sono figli di papà italiano e mamma somala, un periodo veramente molto drammatico per i ragazzi che sono nati in quell'epoca perché poi sono stati abbandonati dal padre, eccetera, eccetera. E questo romanzo segue un po' la vita di questa ragazza che viene portata in collegio, la sua crescita, la sua ricerca di identità, e si svolge fino ai primi anni 70 quando arriva Barre e la Somalia cambia anche politicamente e il suo inserimento qui in Italia.